saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele per questo nuovissimo appuntamento con la prima uscita. Guardate un po' cosa c'è qua dentro. Ebbene sì ragazzi, ebbene sì, guardate cosa abbiamo all'interno di questa scatola. Abbiamo la moto di Valentino Rossi, ragazzi, la moto di Valentino Rossi. Un attimo solo, faccio un po' d'ordine e sono subito da voi. Così vediamo tutto quello che è contenuto in questo primo e nuovo invio. Ragazzi, vi rendete conto? La YZR M1, oltre 20 anni di vittorie, modello in scala 1:4. Vi dico subito che si arriverà forse anche più dei 5 kg di peso. Allora, cosa troviamo all'interno? Vediamo. Abbiamo lo schema generale del montaggio che ci fornisce la De Agostini, in collaborazione ovviamente con la Yamaha ufficiale VR46. Vedete, qui ci fanno proprio una leggenda di tutto quello che andremo a montare in tutte le sessioni per far sì che questo modello prenda vita tra le nostre mani. E vi dico che ci sono diversi tutorial dove potrete già vedere il modello finito, perché non è un'esclusiva, è già uscita ed è bellissima. Ecco qui. Andiamo a vedere il numero 1. Allora, vi dico subito che sono 89 uscite al prezzo di 10,99 cada una. La prima uscita viene, ve lo dico subito, se non sbaglio, perché abbiate pazienza, non ricordo se è 50 centesimi, sì, è 50 centesimi, la prima uscita è 50 centesimi, la seconda uscita è 4,99 e le altre 87, chiedo scusa, stavo leggendo una cosa, sì, ho letto 89 uscite, ma in realtà erano le altre restanti 89 uscite, che più le due di cui adesso andremo a parlare, la prima e la seconda, sono 91. Ecco, ragazzi, abbiate pazienza, sono 91 uscite in tutto, quindi fate 10,99 € per 89 più 4,99 € più 50 centesimi. E Michele costa tanto, e Michele me la prendo nuova. Ragazzi, non costa tanto perché è costosa e non è cara, adesso poi vi dirò anche il perché, e non la prendete nuova di sicuro e vera, come molti scrivono, anche se capisco che il tono è ironico, però vi posso dire io che faccio modellismo da un po' di tempo, che ci sono le Poker Rivarossi in scala 1, sempre a 4 se non sbaglio, a 3, adesso non mi ricordo, della serie Ducati, che vengono subito 750-1000 euro, le trovate anche a 1200 euro su eBay, 1000 euro, 1300, diversi prezzi, sapete che potete trovare diversi prezzi. Cosa vuol dire? Lì li dovete pagare subito, se avete i soldi
l'acquistate, sicuramente la Poker Rivarossi è un ottimo prodotto, parlo della Ducati che hanno fatto 3 modelli. Qui avete la possibilità di pagarla un po' alla volta. Ecco, questo è il punto. Chi riesce a pagare subito può decidere. Per me, ad esempio, o faccio le cose mese per mese o non avrei alcuna possibilità a oggi di poter acquistare in contanti. Assolutamente, anche perché sto facendo 6 collezioni, immaginatevi. Quindi ecco, questo giusto per dire a coloro i quali, anche se ognuno di noi giustamente è padrone dei propri soldi, che dicono è troppo cara, costa troppo. Ragazzi, dipende quello che volete. Un modello così grande alla fine, con tutto quello che è la pubblicità che c'è dietro, e non possiamo non considerare i fascicoli e le foto, le storie, non possiamo non considerare, per forza che ha un prezzo. Ok? Andiamo a vedere. Se volete anche dare lettura, io vi permetto volentieri di poterlo fare, anzi ne sono contento se lo farete, perché c'è la storia di Valentino Rossi, che diciamocelo pure, senza togliere nulla alla sua bravura, ma è un fenomeno. Sai quelle persone che ti trovi a scuola, che tu studi, loro sentono la lezione e sono i primi della classe. Li ammazzeresti. Ovviamente non a Valentino, ma per dire, no? Queste persone nascono così, cioè ce l'hanno, questo è, secondo me, non è nato con il pannolino, è nato con la sella della moto attaccata alle terga. A me piace molto come persona, ma non lo conosco assolutamente. Però io intanto parlo e vi do la possibilità di leggere, è per quello che parlo, ragazzi. Però la cosa bella, guardate, la cosa bella che mi prende proprio il cuore, io vi dico che cos'è, è l'amicizia che c'è tra lui e Uccio, cioè l'amicizia che c'è tra lui e il suo migliore amico fino dai tempi in cui Valentino Rossi era Valentino Rossi e non era conosciuto a livello internazionale, è qualcosa di meraviglioso. Cioè, molti vorrebbero avere un amico come Valentino per i soldi, ecco, io vorrei avere un amico come Valentino senza soldi, ma che si amano come si amano loro, ecco, che è la ricchezza più grande. Parliamoci chiaro, poi ognuno ha i suoi valori, per carità. Allora, io adesso andrò a aprire questo primo numero e vi dico che da quello che vedo è veramente grande, vi farò vedere il copertone, lo pneumatico, così come si chiama, questo è già il secondo numero che vedremo dopo. Ecco qui, questa è l'evoluzione che continua della moto, quindi sono tutti passaggi del 2004 in poi. Poi, ragazzi, io non mi voglio erigere a intenditore, sinceramente io non so un granché, però mi piace la moto, mi piace il pilota, poi è italiano, diciamo che è poco, e mi piace il modello. Però, c'è un però. Per onestà, io difficilmente, dopo tutto quello che ho detto, e vi spiego anche perché, riuscirò a farlo. È un fatto di soldi, ragazzi. Ho, come sapete, 6 collezioni, le potete trovare nella mia playlist, anzi in realtà 7 perché una è doppia, e le spese sono quelle che sono, e io vorrei poterla fare, ma veramente vorrei poterla fare, ma non credo di riuscirci per quello che vi ho appena spiegato. Consiglio di farla? Sì, vi consiglio di farla perché è veramente bella e ha una storicità, oltre ad essere bella, e la cura nel particolare. Io vi consiglio di farla. Guardate, sulla lunghezza supera il mezzo metro, 54 centimetri. Vi volevo anche dire che è settimanale, ma all'inizio sarà quattordicinale, uscirà ogni 14 giorni. Un attimo solo.
volevo soltanto darvi un'informazione maggiore sulle uscite, eccola qua. Perfetto. Lo leggo anche perché ogni mio video è tradotto in 30 lingue, ovviamente chi non è italiano non può comprendere la scrittura e i contenuti. Allora, questa pubblicazione è periodica e quattordicinale fino alla numero 9, diventa poi settimanale. Sì, allora, uscita numero 1 dal 23 agosto del 2022, data prima emissione 9 settembre 2017, come vi ho detto è già uscita nel 2017. Si compone in effetti, come dicevo prima, di 91 uscite. Ah no, il prezzo della prima uscita è 1 euro, prima erroneamente ho detto 50 centesimi. Prezzo prima uscita 1 euro, seconda uscita 4,99 e le altre restanti 89 uscite a 10,99. Ricordatevi sempre, salvo variazione delle aliquote fiscali. Perché? Perché chi non sottoscrive un abbonamento con pagamento carta di credito oppure pagando il bollettino, ma così spenderà 2 euro ad ogni consegna, non ha la certezza che in 2 anni non possano aumentare le aliquote fiscali e di conseguenza anche il prezzo. Quindi attenzione ragazzi, perché anche se non è mai successo può accadere. Bene, andiamo a vedere adesso il primo numero. Che grosso ragazzi questo cupolino. Ho visto tanti video su YouTube, ma quando avete il pezzo nelle mani è tutta un'altra cosa e lo sapete. Allora andiamo ad analizzarlo. Sapete che Michele non so se fa bene, ma dice sempre quello che non pensa, ma quello che oggettivamente è nel modello. Mi interessa fare critiche costruttive perché magari qualcuno ci possa sentire e migliorarsi, chissà che. Anche se sono un canale molto piccolo e non credo che qualcuno si accorga anche solo della mia esistenza. Comunque andiamo a vedere. Allora, diamo un po' più di luce. Le grafiche sono fatte molto bene, anche il contrasto qua dei colori è bellissimo, questo verde fluorescente è bellissimo. Allora, l'unica cosa un po' meno, ma cioè un piccolo dettaglio, si vede un po' delle chiazze bianche qua in trasparenza del colore sotto, cioè non c'è la copertura totale del colore come invece è di qua. Qui si vede un po' più il difetto. E poi non so quanto questo possa servire, ma la verniciatura totale, adesso io presumibilmente credo che sia molto più lucida nella reale. Qui invece abbiamo un fatto tra l'opaco e il satinato, ecco, di lucido qui non c'è nulla. Infatti ho visto molti tutorial dove le verniciano con il trasparente lucido ed è ovviamente poi un'altra cosa, però al primo impatto vi dico che è veramente molto bello come pezzo. Anche qua lo stemma Abarth è bellissimo, tutti gli sponsor presenti. Poi comunque sapete che se avete qualsiasi difetto, io con la De Agostini non ho mai avuto problemi ragazzi, mai. Bene, questo è il primo numero. Andiamo ad aprire subito il secondo numero. Vi consiglierei di guardarli tutti i miei video, così magari molti dei miei iscritti, anzi molti no, qualcuno magari ci pensa prima di scrivermi delle cose che le cui risposte sono già contenute nel video. Ecco, per quello vi dico, guardateli i video
perché se non si guardano i video serve a poco. Io adesso, come potete vedere, ho fatto un unico video di tutto e, come vi ho detto, purtroppo probabilmente non potrò assolutamente fare questa collezione che tanto vorrei fare, perché mi piace. Ecco, guardate qua. Non vi so dire. Guardate quanto è grande. È gigantesca, bellissima come ruota e come copertone, è veramente bello. Vediamo se riesco a farvi leggere quello che c'è scritto, perché è stampato in maniera ineccepibile, guardate. Anche questa riproduzione qui che hanno stampato è bellissima. Guardate le scritte. Non ci sono errori, stupenda. Stessa cosa dall'altra parte. Bellissima. Questo invece è il cupolino. Eccolo qui. Sto guardandolo anch'io per la prima volta perché, come avete potuto vedere, l'ho appena aperto. Bene, andiamo a vedere adesso il numero 2 cosa ci dice, ma è ad incastro, quindi molto semplice. Ecco qua. Allora, sto leggendo. Semplicemente di allineare questi perni che vedete contraddistinti con il colore nero e blu. Anzi, aspettate un attimo, guardate qui. Beh, questa ve la devo far vedere. Guardate questo perno di plastica che apparentemente mi sembrava semplicemente verniciato di nero. Guardate cosa non ha sopra. Se ce la faccio. Hanno riprodotto la vite. La vedete? In nero. Hanno riprodotto la vite. Vediamo se anche di qua, ma non credo. Un attimo, perché ho ingrandito 10 volte, quindi non è facile mettere a fuoco. Anche di qua. Beh, un bel particolare. Torniamo nelle dimensioni normali, ecco qua. Inseriamo questo, facciamo combaciare qui. Ecco, basta semplicemente fare una leggera pressione solo all'altezza dei perni. Perfetto. E spingere. Ecco qua. Che vi devo dire? È molto bella. Se potete farla e avete piacere, vi consiglio di farla, almeno voi fatela. Io ho il canale YouTube, avrei avuto tanto piacere di riuscire a fare anche questa, davvero, ma ci vorrebbe un miracolo e sinceramente, se solo fosse possibile un miracolo, non vorrei che fosse fatto per farmi fare il modellino a me, ma per altre cose molto più importanti, così come sarete d'accordo tutti quanti voi. Bene ragazzi, io vi saluto,
vi ringrazio del vostro tempo, vi do appuntamento al prossimo video. Mi raccomando, se avete piacere iscrivetevi al canale così da rimanere sempre aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato. Date anche un'occhiata alla mia playlist del canale dove potrete trovare altri modelli interessanti, e se avete piacere iscrivetevi ai 6 gruppi che ho su Facebook, uno per ogni modello che sto costruendo, perché il gruppo su Facebook dà la possibilità di socializzare molto più che con il canale su YouTube, confrontarsi tra appassionati di questa splendida realtà che è il modellismo, quindi darsi consigli e, perché no, anche instaurare un rapporto di stima reciproca e magari futura amicizia. Ciao ragazzi, una buona giornata a voi e a tutti i vostri cari più cari da Michele. Ciao!